Un Urwerk veramente da sogno. Urwerk, buongiorno a tutti, benvenuti in questo nuovo video. Vi parlerò di un orologio molto particolare della migliore orologeria indipendente, un orologio a mio modo di vedere da sogno anche per il prezzo a cui viene venduto, che tuttavia ha una caratteristica: non è aumentato rispetto ai modelli, alle precedenti versioni di questa linea top di gamma di Urwerk, e che ha una lunga storia, perché lo ricordo, prima uscì il Maltese Falcone ed eravamo una decina d'anni fa, forse anche di più. Poi è uscito il 210, l'UR 210, poi è riuscito l'UR 220 col soprannome Falcon, e poi è uscito l'UR 230 col soprannome Eagle. Questo è una versione del 230 in un rivestimento in ceramica composita, e per me è una cosa favolosa. Sicuramente ci vuole un polso di una certa importanza per apportarlo, oltre che ci vogliono quei 150.000 franchi, escluso tasse, per comprarlo, ma penso che sia un gran bel pezzo. E dico il prezzo, tutto sommato, cioè non è poco, è sempre tanto, sia chiaro, ed è molto superiore alle mie attuali possibilità, ma va osservato che non è un prezzo così incrementato rispetto a quello del Falcone maltese. Questo è abbastanza curioso come fatto. Cioè, sembra che Urwerk, almeno in questo tipo di modelli, non ha incrementato come altri listini, e questo non può che andare a favore della casa. Bene, andiamo adesso a vedere questo oggetto. Allora, cominciamo con le dimensioni e con il materiale con cui è fatto questo UR230 Polaris, cioè abbiamo ceramica mescolata con inserti di fibra di vetro. Si chiama Polaris, infatti, questa versione, vedete, costruita a più strati. Poi abbiamo questo quadrante, il solito quadrante con sistema satellitare a 3 bracci, con ogni cubo ovviamente a 4 facce, e l'ora la si regge in basso, e la sfera, come su tutti gli Urwerk di questo livello, è retrattile, cioè si può allungare e accorciare mentre scorre nell'arco dei 120 gradi per indicare i minuti. È il sistema di lettura dell'ora più semplice che io possa concepire. Ma poi abbiamo in alto a sinistra un indicatore dell'eye brake force, cioè la regolazione manuale della turbina, con cui si può decidere, con un freno aerodinamico, variando l'incidenza delle palette della turbina che vedete, si può decidere se aumentare o ridurre la velocità di ricarica automatica, a seconda di quanto ci si muove, ovviamente. E questa turbina, questo freno aerodinamico, ha anche la funzione di bloccare eventualmente la carica automatica, e infatti a destra c'è l'indicatore on-off. Ma il freno aerodinamico ha anche la funzione di assorbire gli urti, quindi vale anche come ammortizzatore degli urti. Insomma, un sistema alla Urwerk. E parliamo delle dimensioni: 48 x 53 x 18. L'unica cosa che si può dire è che sicuramente ha una forma ergonomica e le anse sono molto corte, però sono comunque dimensioni robuste. Sarà sicuramente molto leggero, il fondello è fatto di titanio grado 5 Black CLD, mentre tutto il resto è in questa ceramica. Il cinturino è in gomma carbo-vulcanica, non mi chiedete cosa significa perché non lo so, e andiamo in presa diretta per le conclusioni. Allora, c'è un UR230 Eagle che è, diciamo, fatto in serie, poi intendiamoci, sono sempre serie limitate,
Questa versione Polaris, con questa ceramica bianca, è invece una versione limitata, quindi sono solo 35 pezzi, appunto il prezzo ahimè è 150.000 franchi svizzeri escluso tasse. Allora io immagino già le critiche che leggerò: è troppo caro, leggerò, e leggerò che non si legge l'ora. Allora, è troppo caro. Allora, è caro sicuramente, ma tenete presente che quando iniziò questa stirpe di uhrwerk top high-end, costavano in proporzione agli altri orologi di più di adesso. Questo lo posso dire senza difficoltà. Quindi non è così caro, era più caro 10 anni fa questa serie e non era più complessa, è tutt'altro. Poi certo l'orologio è, ripeto, 35 esemplari. Non mi dite che si legge male l'ora, perché anzi la lettura alla base dell'orologio, in un arco di cerchio di 120 gradi in cui scorre la lancetta, la sfera pantografa, per vedere i minuti è comodissimo, anche perché sopra ha immediatamente la cifra digitale dell'ora. Quindi l'ora è saltante, ovviamente, secondo un sistema appunto di ingranaggi planetario satellitare. Io lo trovo stupendo, che dire, complimenti a Uhrwerk, ma è una casa ormai ben affermata. E dirò anche un'altra cosa su Uhrwerk, perché molti pensano che tra i marchi indipendenti Uhrwerk sia un po' dimenticato, ma non è così, anzi è uno di quelli che vende meglio in assoluto. Almeno fino a una decina d'anni fa, io credo che anche oggi sia così. Avrei bisogno di aggiornamenti da Jacopo, ma si tratta di mia pigrizia, perché io lo potrei benissimo chiedere, ma sono convinto che non continui a vendere piuttosto bene Uhrwerk, anche perché ha modelli di gamma più bassa, anche se comunque sono sempre 50-60 mila euro in su. E a me piacciono molto anche i modelli più economici, anche se sono meno riusciti, meno complessi di questo, e di spesso solo manuali, ma cioè c'è tutto già il concetto di Uhrwerk in prezzi più ragionevoli. Ma certo questa aquila è bello. Aquila Polaris. Grazie. Mettete like se vi è piaciuto il video indipendentemente dall'orologio, iscrivetevi e al prossimo video, ciao.